Ciao a tutti, quella che vedete inquadrata è la mia KTM SMT 890 e siamo qui nello studio per parlarvi di una borsa realizzata da Kemimoto per sella posteriore o per piastre con capienza da 22 a 34 litri. La vedete in questo momento già montata e ora ve ne parlerò nel dettaglio. Inizio subito col mostrarvela piena, già espansa alla sua massima capienza di 34 litri, quindi vedete diventa una borsa molto capiente, capace di contenere anche un casco integrale. Qui vediamo il logo che abbiamo già imparato a conoscere perché abbiamo recensito diversi paia di guanti durante quest'estate. Notiamo subito alcuni dettagli come le cerniere ben realizzate, una tasca anteriore non molto capiente ma comunque comoda anche per qualsiasi biglietto o carta che dobbiamo inserire. La classica rete utilissima per attaccare i guanti durante le soste e non perderli. Notiamo subito anche che le cerniere sono compatibili con un sistema, mettiamo a fuoco, di chiusura con lucchetto. Qui abbiamo la maniglia. La borsa viene attaccata alla moto tramite cinghie e queste cinghie ci torneranno utili anche per un utilizzo diverso, come vedremo fra poco. Può essere infatti utilizzata anche come zainetto, a mo' di zainetto. Questo quindi è il punto di vista laterale della moto stessa. È una borsa che nasce per essere attaccata appunto sulle selle posteriori anche di moto più sportive. Noi l'abbiamo provata anche sul CRF Honda 300L, sempre su piastra però in quel caso. E qui naturalmente avendo anche una piastra portapacchi con di solito un bauletto KTM piuttosto piccolo, l'abbiamo adattata con le cinghie in dotazione. Andiamo quindi ad aprire la borsa. Vedete, troviamo subito un altro prodotto Kemimoto che ci è arrivato oggi in giornata e che andremo a recensire e a fare soprattutto un unboxing in questi giorni e poi una recensione nelle prossime settimane. Sono cioè i guanti riscaldabili, prodotto interessante e molto attuale visto che sta arrivando il freddo, a parte questa breve parentesi di primavera che abbiamo avuto in questi giorni qui al sud. Qui troviamo la valigetta della Pocket Osmo, porta macchina fotografica, insomma come vedete c'è una certa capienza, è molto pratica. Abbiamo la possibilità di una cinghia elastica con chiusura centrale che ci permetterà quindi di bloccare oggetti dal volume ridotto che potrebbero muoversi durante il nostro viaggio. Qui troviamo una tasca retinata con le istruzioni in inglese e in cinese. Ora vado a ridurre il volume della borsa con la classica cerniera perimetrale che va quindi a ridurre il volume da 34 litri a 22. La borsa mantiene una buona rigidità anche da vuota, secondo me è un aspetto importante perché le borse da sella che poi tendono ad afflosciarsi risentono appunto del fatto di essere vuote e sono meno salde poi con le cinghie. Il sistema delle cinghie non è quello più pratico, non è quello che preferisco agganci, sganci meccanici molto più pratici, però è chiaramente un sistema universale, l'importante è passare quel giusto tempo per mettere le cinghie alle giuste distanze. Qui vediamo la parte posteriore. Vedete quindi che diventa di fatto uno zainetto. Ora vi mostrerò anche
In confezione troviamo il copriborsa impermeabile, che ci permetterà quindi di proteggere tutti i nostri oggetti in caso di acquazzone, da portare quindi sempre all'interno e di usare all'occorrenza. E qui troviamo due cinghie che trasformeranno queste due cinghie andranno quindi a trasformare la nostra borsa da sella in un pratico zainetto. Nel dettaglio notiamo che una delle due cinghie è dotata anche di un elastico che ci dà la possibilità quindi di far passare attraverso l'altra cinghia e tenerle strette e legate sul nostro petto. Questi dettagli, come la qualità costruttiva in generale, la bontà delle cerniere che vi mostro, sono tutte ben realizzate e ben sigillate, al profilo quindi liscio, molto attuale, moderno. La borsa ci è piaciuta molto perché ha la capacità di essere sia piccola quando serve, sia spaziosa quando occorre, perché arrivare a contenere un casco integrale è importante perché ci dà una versatilità speciale, in quanto ci capita spessissimo di dover portare un secondo casco, magari anche per una passeggiata in città, per un aperitivo, per andare a prendere qualcuno e anziché legarlo con il classico ragno, avere una borsa che comunque ci permette di trasportarlo in maniera sicura e protetta, secondo me è una bellissima possibilità. Per renderla impermeabile è un attimo davvero. La copertura aderisce perfettamente e tutti i nostri oggetti saranno perfettamente protetti dall'acqua. Veramente molto pratica e ben fatta anche questa copertura. In conclusione, una borsa promossa al 100% come avevamo promosso la piccola che abbiamo recensito qualche settimana fa. Vi lascio il link in descrizione. Quella è una soluzione per chi cerca meno spazio, meno ingombro e ha bisogno di una borsa più piccola. Anche in quel caso è facile trasformarla da borsa da sella a borsa a tracolla. Questa diventa uno zaino ancora più pratica, ha più spazio, non diventa comunque eccessivamente ingombrante. Il consiglio è, in base alla moto che avete e alle esigenze che avete, potete valutare sia l'una sia l'altra. Sicuramente questo marchio Chemimoto ci piace perché a fronte di prezzi comunque giusti e non esagerati, ci offre sempre un prodotto completo, tante cinghie in dotazione, copertura antipioggia, tasche ben realizzate come anche questa sul fondo di questo zainetto borsa, che può essere comunque, ripeto, pratica anche per inserire dei fogli al volo o dei piccoli oggetti dalla forma piuttosto piatta. Vi ricordo che possiamo comunque attaccare, cioè chiuderla, possiamo renderla più sicura con un lucchetto piccolo che chiaramente non la rende sicura al 100%, però fa sì che non la possa aprire chiunque. Per qualsiasi domanda o curiosità vi invito a scriverci nei commenti o sul nostro sito, dove è possibile sempre commentare ogni articolo, ogni recensione senza la necessità di iscriversi. Vi ringrazio per la visione, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!